Alt. Premessa. Doverosa premessa. Con questo video non voglio assolutamente dire che tutte le ragazze dominicane sono così o sono cosà. Assolutamente no. Sono riuscito, dopo tanti anni che visito quello splendido paese, a capire in quale tipologie si possono suddividere le ragazze, a seconda di come si interfacciano con l'uomo italiano o genericamente straniero. Quelle della tipologia normali, ma ne parlerò dopo, diffusamente, possono essere anche il 99%, e chi dice il contrario? Esistono però, secondo me, altre categorie che è meglio che l'entusiasma turista italiano in paradiso conosca. Meglio se ancora prima di salire a bordo dell'aereo. Le ragazze dominicane. Sì, certo. Per la maggioranza sono bellissime e con quel fascino esotico che fa girare la testa a tutti. Noi turisti italiani in primis. Prima regola da ricordare, noi non siamo degli uomini di un altro paese che vanno in vacanza in quegli splendidi posti, ma dei bancomat con due gambe che non vedono l'ora di farsi sfilare il codice per il prelievo. Non facciamo battute su che tipo di prelievo. Non c'è niente da fare. Per i dominicani, tutti gli italiani che vanno lì in vacanza sono ricchi. A casa guadagnano migliaia di euro. Ed anche facilmente. Non c'è niente che riuscirà a far cambiare loro opinione. Ripetete per 1000 volte che siete un normalissimo lavoratore che si fa il mazzo per tutto l'anno, lavorando dal mattino alla sera, che esce per andare a cena fuori o a divertirsi quando va bene una sola volta alla settimana, che mette da parte tutti i singoli euro per potersi permettere una splendida vacanza. E non vi crederanno ugualmente. Siete italiani, siete ricchi. Stop! E come tali vi tratteranno tutte le categorie di ragazze che incontrerete. Quali categorie? Ora ve le elenco. Sono tantissimi anni che vado in vacanza in quella splendida nazione e continuo ad andarci perché la adoro, perché mi piace come i dominicani si pongono di fronte ai problemi della vita. Cioè, prima di tutto, con il sorriso e la positività. Là tutti si salutano, anche se non si conoscono. Quando ci si incrocia per strada, quando si sale sul bus, sempre. Qua in Italia invece, tutti incazzati, fin da quando si alzano, e a volte senza nemmeno che esista un valido motivo per esserlo. Le ragazze di là ci percepiscono diversamente. Siamo dei pervertiti, stracarichi di soldi, che cercano solo ragazze con cui fare sesso. O per la minoranza dei poveri idioti romantici che sognano di sposarsi una bellissima ragazza dominicana, togliendola dalla povertà e regalandole un futuro degno di essere vissuto. Ecco, se vi siete riconosciuti nella seconda classificazione, siete già fottuti. Anche se non vi riconoscete come tali alla partenza, ma vi ci ritrovate dentro dopo aver conosciuto una ragazza speciale, siete fottuti ugualmente. Dai, vi spiego le tipologie che è meglio. Premessa che nessuna si sente offesa, perché è innegabile che queste categorie esistano. Probabilmente in qualunque parte del mondo. Il nome di ogni categoria non è un'offesa, ma una semplice denominazione. Chiaro? Vero? Prostitute. Chapeadoras stupide. Chapeadoras moderate. Arriviste furbe. Arriviste New Generation. E le normali. Prima di tutto un doveroso disclaimer, se esistono queste categorie oltre alla prima e all'ultima, è anche perché moltissimi stranieri vanno in Repubblica Dominicana semplicemente come predatori sessuali. Non intendo che vanno per aggredire, ci mancherebbe altro, ma per fare sesso e niente altro, spendendo soldi su soldi e credendo che tutte le ragazze di là abbiano un prezzo. Sbagliatissimo. Niente di più sbagliato. È naturale che se c'è la domanda, di par passo arriva anche l'offerta. È una legge economico-sociale. Quindi, prima in generale, gli uomini italiani si vergognano per quello che una parte di loro ha fatto e continua a fare. Non tutti, ovvio. Adesso cerchiamo di conoscere chi, facendo di tutto all'erba un fascio,
li ha presi di mira in blocco ed anzi si accanisce sui più facili da colpire, cioè quelli che si innamorano, che del sesso occasionale non importa proprio niente. Cominciamo quindi a identificarle. Le prostitute. Questa categoria comprende le ragazze forse più oneste e sincere che potrete trovare in Repubblica Dominicana. Queste ragazze di solito simpatiche vi diranno subito cosa offrono e cosa vogliono in cambio. La maggior parte di loro non sono assolutamente le classiche prostitute tradizionali, come si pensa siano, cioè fredde professioniste del tipo pagare, consumare, sparire. Spesso non stanno a guardare l'orologio, riuscirete a parlare di tutto con loro, ridere, scherzare, e vi accorgerete che sono normalissime ragazze, costrette a fare quel lavoro per sopravvivere. Le chapeadoras. Cosa significa questo termine? È una parola dominicana che potrebbe essere tradotta liberalmente in colei che vuole spillare i soldi, acchiapparli. In pratica è una ragazza che si finge adorabile e già innamorata di voi, sebbene l'abbiate magari conosciuta su internet 10 minuti prima. Viene attratta terribilmente dal fatto che voi siate straniero e magari che siate interessati ad una relazione. Anche se lo siete, non ditelo mai. Se chiedete loro cosa cercano in un uomo, quali qualità vorrebbero che avesse, siate sicuri che un termine ricorrerà sempre, cioè dettaglista. Teoricamente potrebbe essere tradotto in colui che sta attento ai dettagli, ma così non è, perlomeno non a quelle longitudini. Come uomo dettaglista intendono uno che porta la ragazza a mangiare nei migliori ristoranti, e qua aprirò un capitolo apposito, che si fa trascinare senza fiatare nei centri commerciali a fare shopping e che la riempie di regali, e non regali da poco, e che in pratica metta la sua carta di credito al servizio delle voglie della ragazza. Certo, magari verrà a letto con voi, ma ne vale la pena? La chapeadora è bugiarda e si inventerà scuse a volte drammatiche per spillarvi dei soldi. Quali? Ad esempio, incombente affitto di casa da pagare, rischio sfratto esecutivo in 2 giorni. Madre improvvisamente ricoverata in una clinica che necessita immediatamente costose cure mediche. Costose per i dominicani, ma che per voi saranno decisamente modeste. Necessità di una trasfusione urgente di sangue per un parente stretto. Cibo per i figli. Altro capitolo. Che rischiano la denutrizione. Tasse universitarie da pagare entro pochissimi giorni, non più di 2 solitamente, con il rischio di dover ricominciare da capo, buttando via tutto quello già speso per una importantissima istruzione. Vari ed eventuali. Questi eventi capiteranno di colpo e dovrete aiutare la ragazza subito, data l'eccezionalità dell'accaduto, altrimenti verrete bollato come taccagno. E dimostrerete che non siete interessati a lei, quindi non la vedrete mai più e la colpa sarà solo la vostra. Vi sarete dimostrati una cattiva persona e potrete dire qualsiasi cosa a vostra discolpa, se sarete così fessi da non aver capito che è il solito vecchio trucco per scolparvi vivo. Tanto che lei vi urlerà di tutto contro e così la sua famiglia, se siete stati così stupidi da averla incontrata. Ovviamente se tirerete fuori i soldi richiesti tornerete a essere un uomo adorabile. Decisamente un coglione adorabile. Quale storia vi aspetta? Se vi impelagate come una ragazza così, vi spillerà tutti i vostri soldi, senza che lei importi qualcosa. Sarete solo il bancomat, non di lei, ma di tutta la sua famiglia. Spesso le ragazze così, poi non sono nemmeno single veramente. Hanno fidanzati o mariti che tollerano di essere cornuti pur di continuare a non lavorare, a non fare niente dal mattino alla sera. E non importa se è un gringo, siete solo quello, si sbatte la propria donna. Basta che tiri fuori i benedetti pesos. Mentalità locale di molti. Le chapeadoras stupide. Esistono anche chapeadoras che sono talmente dementi e sono super convinte che tutti gli italiani che trova su internet siano dei ritardati mentali e che facciano invii di denaro via Caribe Express solamente dopo aver chattato per 10 minuti. Pensano che basti inviare 2 foto, magari anche sculettando o mostrando il più possibile,
che il pollo italiano si rincoglionisca completamente. Viene da dire, ma sono veramente così stupide? O di tanto in tanto trovano davvero dei cretini che cadono nella loro rete da polli? Ci sono tipi che dopo 10 minuti di chat, solitamente le conoscete su Tinder o Badoo, poi vi chiedono di passare a chattare su WhatsApp. Vi chiedono di inviare dei soldi perché devono comprare medicine per il bambino o per fare la ricarica del cellulare che stanno utilizzando per chattare con voi e che se non lo fanno non potreste sentirvi mai più. Oppure inventeranno qualcosa di più tragico come descritto sopra. Dopo 10 minuti e poche righe di chat, non hanno nemmeno la pazienza di far rosolare al pollo per bene prima di spolparlo. E si incavolano, anche se non tirate fuori quei soldi. Mi ricordo di una che al quinto messaggio mi aveva chiesto dei soldi per darli a mangiare ai figli. E dalla mia risposta, perché dovrei darteli io quei soldi? Lei mi ha risposto incavolata di brutto e convinta di essere nel giusto. Perché devo dar da mangiare ai miei figli? Sei forse un taccagno? Cercare di farle capire che non sono padre dei suoi figli, che non ho proprio nessun obbligo nei suoi confronti, è stato inutile. Era convinta che io dovessi inviarle i miei soldi, ma roba da pazzi. E purtroppo non è l'unica così, ce ne sono tante altre. Ecco, per me queste sono le chapeadoras stupide. Le chapeadoras moderate. Oddio, usare il termine moderate abbinato ad una categoria come quella della chapeadoras dominicane è dura, eh? Diciamo che sono meno stupide e tonte di quelle appena citate, che si accontentano. Sono chapeadoras, ma cominceranno a chiedere i soldi dopo un po' di tempo, quando ormai tra di voi ci sarà stabilito un certo feeling. Mescoleranno le normali per loro esigenze alle classiche e inesistenti tragedie familiari, però senza tirare troppo la corda. Le riconoscerete e fingeranno di innamorarsi follemente di voi, forniranno le migliori performance sessuali possibili sul vostro letto, però vi faranno capire che siete il loro uomo e che ovviamente dovete assumervi delle responsabilità, ovviamente economiche. Se loro sognano di migliorarsi socialmente e magari tra questi sogni ci sarà anche l'apertura di una nuova attività commerciale, solitamente tutto ciò che concerne la cura delle unghie o dei capelli, dovrete in qualche modo aiutarle, no? Siete o non siete fidanzati? Dovrete sostenerle, aiutarle in questo loro cammino, questa evoluzione sociale. Poi di tanto in tanto roterete i soldi dovuti, manderete loro anche degli extra per compleanni, festività e naturalmente malattie improvvise. Le definisco moderate perché sanno quanto possono tirare la corda. Anche perché se dovessero esagerare potrebbero perdere la gallina dalle uova d'oro. Cioè voi. Le riviste furbe. Chi sono queste riviste? Sono quelle che non vogliono quasi mai migliorare la propria situazione in Repubblica Dominicana, ma vogliono esclusivamente andarsene di là. E il festacchiotto romantico turista italiano è perfetto. Sono le ragazze più simpatiche, dolci, solari e sessualmente compiacenti che avreste mai sognato di conoscere. Potreste fare qualsiasi cavolata, anche urinare in mezzo alla strada, che loro vi sorrideranno e vi sosterranno sempre. Viene quasi da pensare al film Il principe cerca moglie, dove ad una delle candidate veniva chiesto di abbaiare e saltare su un piede solo. E lei lo faceva. Se poi magari via Skype o WhatsApp farete una videochiamata insieme a loro per far sì che la vostra famiglia italiana possa conoscerle, saranno le più dolci, educate e ruffiane che possiate mai nemmeno lontanamente immaginare. Il loro scopo è solo sposarsi. Chiunque voi siate, intanto l'italiano, ricordatevi che è sempre ricco e che a casa sua vive nell'oro, lavora quanto basta e tutte le sere cena fuori e partecipa a 1000 feste. Non perdete tempo a dire che voi non siete così, che non potete permettervi di mantenere lo stesso tenore di vita che state sostenendo in vacanza e che potete garantire loro una vita modesta, decorosa, dignitosa ed onesta, ma niente di più. Non vi crederanno, inutile poi accennare al fatto che anche loro dovranno lavorare, dare del proprio in casa. Nel caso vi dovessero credere, allora solo le più mignotte continueranno la farsa. Già, la continueranno perché tutto sommato a loro importa di scappare dalla Repubblica Dominicana, di arrivare in Europa, di ottenere la carta di soggiorno,
e anche di far venire parte della sua famiglia. Se la vostra tipa vi ha detto che ha solamente una figlia, non credetele ciecamente. Spesso ce ne sono altre che per non vedervi scappare ha taciuto, magari spacciandole da nipoti. Sono cose che capitano, nemmeno tanto raramente, ma lo assicuro per esperienza personale. Una volta inserita nel tessuto sociale italiano, magari avendo trovato un lavoro, la stragrande maggioranza di questa tipologia di dominicane vi manderà a quel paese, mollandovi e sparendo. Se poi la carta di soggiorno è valida 5 anni o più, avranno tantissimo tempo per cercare un lavoro e rinnovarla, non come persona giunta in Italia per il congiungimento familiare, ma come lavoratrice. A quel punto vi chiederà il divorzio e se siete stati così fessi da aver scelto la comunione dei beni, vi prosciugherà, anche con le richieste di mantenimento. Poi magari dopo 10 anni otterrà anche la cittadinanza italiana. Un consiglio su come uscire dalla trappola del divorzio? Tornati in Repubblica Dominicana. Trovate uno di quei tantissimi abogados senza scrupoli, che sotto un lauto compenso riuscirà a farvi avere un legalissimo, formalmente, certificato di divorzio consensuale, ottenuto in quel paese. E voi non dovrete fare altro che farlo legalizzare, tradurre e poi portarlo all'anagrafe dalla vostra città italiana. In questo modo la strega rimarrà senza il becco di un quattrino. Perlomeno non riuscirà mai più a fregarne altri, quelli andati, sono andati, ovvio. Queste tipe quindi non mirano ai vostri spiccioli, anzi faranno di tutto per farvi risparmiare, al ristorante. Ma no, dai, mangiamo qua nel tuo appartamento, non buttare via i soldi. Facendoli per lì anche bella figura. Queste non mirano alle briciole, vogliono spellarvi vivo, togliervi tutto ciò che avete e sfamare tutta la loro famiglia. A riviste New Generation. Ammetto che ignoravo l'esistenza di questa categoria di chicas, ma si sa, anche nel loro campo la specie si evolve. Queste chicas credono di essere più intelligenti delle altre citate prima. Pensano di raggiungere il loro scopo, cioè scappare dalla Repubblica Dominicana, farsi sposare da un idiota italiano e trasferirsi nel suo paese, senza nemmeno concedersi, a proprio un minimo. E come fanno a fregare un uomo senza nemmeno farsi toccare o quasi? Semplicemente dichiarando sin dall'inizio che sono ragazze serie, che lavorano e che hanno dei principi. Non hanno bisogno di andare via dal proprio paese, anche se a volte cadranno in controsensi, ammettendo che vorrebbero vivere altrove, ovunque. Vi colpiranno perché saranno differenti dalle altre. Sembreranno proprio i vostri ideali, fingeranno di non aver bisogno dei vostri soldi perché hanno un lavoro e si manterranno da sole, a parole. Vi innamorerete in 2 secondi. Questo modo di trattarvi vi convincerà che è proprio la donna per voi, seria e bellissima. Poi magari cominceranno delle molto modeste richieste di soldi, ma saranno decisamente occasionali. Il loro scopo è un altro, lo sapete. Quando riuscirete a tornare in Repubblica Dominicana e finalmente rivederle, passerete dei giorni di sesso incredibile, si concederanno anima e cuore e sarà la botta finale. A quel punto voi chiederete alla tipa di sposarvi e stabilirete la data del vostro prossimo viaggio, quello durante il quale vi sposerete. La parte del consenso della famiglia avrà un ruolo dominante in questa specie di rapporto. Il fatto di non darvela verrà spiegato come una tradizione familiare invece che un espediente becero. Attenti a questo tipo di chicas, sono le peggiori. Normali. È il caso proprio di sottolineare che non esistono solo ragazze che rientrano nelle tipologie sopracitate. Ci sono anche persone che sono quello che sembrano, che non fanno calcoli e per le quali voi non sarete un bancomat ambulante, ma voi. Ce ne sono e magari anche parecchie, il problema è trovarle e non confonderle con le altre. Come avete visto, non basta osservare se vi chiedono dei soldi o meno, perché le più furbe sanno quando farlo. E non lo fanno proprio perché mirano al gruzzolo e alla cittadinanza. Di sicuro la povertà spinge moltissime ragazze normali a cambiare, a diventare ciò che non avrebbero mai voluto essere, per esigenze di sopravvivenza. Si potrebbe dire che se conoscete una ragazza che ha realmente un lavoro, meglio se possiede un'automobile, rarissima in Repubblica Dominicana, e che non vi chiede dei soldi per conoscervi, e nemmeno vi chiede i soldi della benzina, forse
potreste aver trovato una persona normale. Ma anche lì non fatevi troppe illusioni, perché se vi crederanno appartenere ad un altro ed alto livello sociale, potrebbero fare di tutto per lasciare il loro e entrare nel vostro. Insomma, sempre in guardia, anche se è brutto parlare così quando ci sono in ballo dei sentimenti. Sia ben chiara una cosa, è innegabile che in Repubblica Dominicana ci siano tutte queste tipologie di ragazze. E credere che una appena conosciuta appartenga ad una categoria o un'altra è estremamente soggettivo e sbagliato, se non dopo aver fatto un'accurata analisi. È soggettivo, naturalmente, pensare a come percentualmente le chicas dominicane stiano suddivise nella loro totalità tra i 6 gruppi. Potrebbero anche appartenere per il 90% alle normali. Perché no? Sì, certo. Romanticismo e Repubblica Dominicana. Le canzoni dominicane parlano sempre di amore, ma è difficile che la stragrande maggioranza delle ragazze di quei posti sappiano cosa sia realmente l'amore, che sappiano darlo e vogliano riceverlo. Mi è capitato di leggere in alcuni post su Instagram di svariate chicas dominicane che per loro l'amore è un'invenzione degli uomini che non vogliono pagare per il sesso. Giuro, proprio così. Da queste parti si parla così tanto d'amore, ma credo che possa essere sentito solo dalle adolescenti, per il loro primo amore. Quello che di solito le mette incinta a 14 anni e poi se ne scappa. Beh, meno male che c'è il solito gringo tonto che manterrà tutta la famigliola. Le cene dominicane. Mi sono chiesto come fanno e dove vanno le coppie dominicane a cenare fuori? Quando si stanno formando, quando un ragazzo tenta di fidanzarsi con una ragazza e per conoscerla meglio la invita al ristorante. Domanda assurda? No, e vi spiego perché. Se una cica dominicana viene a cena con voi, mai e poi mai accetterà di andare in un banale ristorantino dominicano, tantomeno che sia poco più di un comedor, ne esigerà uno serio, bello, elegante, meglio se italiano, dove non ordinerà niente di meno che pesce o gamberi o aragoste o comunque crostacei. A volte non leggono nemmeno sul menù quale sia il piatto, da cosa sia composto, passano a guardare solamente il prezzo e scelgono quello più costoso. Ma questa cica farebbe così lo stesso se ad invitarla a cena fosse un dominicano? Assolutamente no, anche perché il tipo la manderebbe subito a quel paese. La cica mangia tutta la settimana piatti tradizionali, modesti, molto economici, tipo riso con fagioli, con insalata, pollo e platano fritto. Raramente si concedono della carne, e questo è naturale, non per colpa loro. Non possono permettersi altro, e non sono qui assolutamente per deriderle, anzi, tutt'altro. Io le rispetto ancora di più quando le vedo uscire di casa per venire a cena con noi. Bellissime, con abiti pulitissimi e profumati, e anche loro sono piacevolissime e profumate. Peccato che però accetti il nostro invito per strafogarsi alla faccia di un coglione italiano. Mentre se voi foste stato dominicano, potevate uscire dal ristorante senza quella sensazione di essere il povero scemo che ha pagato un conto esorbitante. Un esempio, una dominicana e un dominicano che escono a cena da soli la sera possono spendere al massimo 1000 pesos, ma sto esagerando, Quando un italiano porta a cena una dominicana è difficile che se la cavi con meno di 3500 pesos. Questo al di là se poi la tipa vuole passare la notte con lui o farsi mandare a casa presto. Non è possibile che una cica non contempli nemmeno lontanamente di mangiare dominicano anche con un gringo? No. Altrimenti che serve il pollo? Intendo quello italiano, non quello commestibile. Figli. Molto, ma molto spesso, nella quasi totalità, una dominicana che supera i 16 anni ha già avuto un figlio. Sia chiaro, non c'è niente di male, ci mancherebbe. Il brutto è che il padre ovviamente se n'è scappato via come un coniglio e che la madre cerchi un sostituto, il che è anche lecito. Peccato che magari usi tutti i mezzi per trovarne uno ricco e benestante e che cominci sin dall'inizio delle prime frequentazioni a mantenerselo o a mantenerseli. Quando conoscete sui social una ragazza, questa come prima volta nella vita a casa sua, scappate. In un battibaleno sarete assaliti dall'intera famiglia, vi troverete il figlio o i figli sulle gambe e non vedrete l'ora di andarmene via, sentendovi sulla giusta via per essere incastrati. Non fate la cavolata di andare a letto con la ragazza che, tra l'altro, potrebbe anche essere minorenne. Chiedete sempre la carta d'identità, che lì si chiama cedula.
Se fate quella cavolata, prima arriva la famiglia, poi la polizia e poi o vi sposate o andate in galera per anni e là le prigioni sono durissime. Famiglia in vista? Fuggite. Seguite i segnali. Se volete sopravvivere ad una vacanza romantica in Repubblica Dominicana, state attenti ai segnali che percepirete sin dal primo incontro, anzi, sin dalla sua scheda sui social media, dove l'avrete conosciuta, Badoo, Instagram, Facebook, Tinder, eccetera. Non approfondite mai la conoscenza con chi nel suo profilo scrive palesemente queste parole. Me aiuda economicamente. Dettaglista. Que me valore. Tengo 3 hijos. No trabajo. No dominicanos. Ci sono tantissime altre parole alle quali bisognerebbe stare attenti, ma queste già bastano in avanzo. Cosa significano? Intanto che cercano un pollo a cui spillare soldi. Quando mettono bene in vista che hanno dei figli, e magari neanche pochi, è perché cercano uno che se li accoglie e li mantenga come fossero suoi. Se indicano che non vogliono dominicani, è un chiaro campanello d'allarme, che dovrete ascoltare mezzo secondo prima di scappare a gambe levate. Quelle vogliono uno straniero, un ricco straniero, fesso e coglione. Guardando un profilo, se trovate la cica in posizioni non proprio da educanda, non è un sintomo di persona affidabile e seria, ma di una che mostra il catalogo al cliente per fargli scegliere se preferisce la coscia, il petto o il culatello. Sempre dando un'occhiata ai profili, quando trovate svariati riferimenti ai soldi, andate oltre. Evitate di conoscerla, anche se magari è super sexy. I tatuaggi, io al momento ne ho 4 e tutti hanno significato. Se però nelle foto della tipa osservate che ne hanno svariati e nessuno con un vero e proprio significato o col significato sbagliato, tipo dollari, pistole, eccetera, lasciate stare. Cliccate sulla X, non perdete altro tempo. Se scrivono di avere un lavoro, controllate che non sia quello di estetista o parrucchiera casalinga, perché corrisponde a non avere un lavoro. È solo quello che pensano di saper fare. In questi casi il pericolo è dietro l'angolo, perché tra le prime richieste che riceverete ci sarà quella di aiutarla a mettere su il suo negozio dei sogni, che poi non costa così tanto, per noi lei pensa, e che lei è in grado di farlo fruttare. Le peggiori stronze dicono che si tratta solamente di un prestito, che quando gli affari saranno avviati questi soldi ve li restituiranno sicuramente. Se dichiarano di avere un lavoro stabile e decentemente retribuito, ed è la verità, come un impiego presso un ufficio o un negozio, approfondite. Se sono le proprietarie di un'automobile e non chiedono di loro iniziativa di fornire i soldi per la benzina, approfondite. Se per conoscervi vi parlano subito di aver ovviamente bisogno dei soldi per il passaggio, cioè per il taxi, e per la babysitter a cui lasciare il bambino, allerta, dovete approfondire prima di decidere se scappare o restare. Quando queste cifre diventano assurde, tipo 1000 pesos o più per far accudire il figlio, o il doppio di quanto un tassista in driver Uber vi prenderebbe per andarla a prendere, mandate da quel paese, senza passare dal via. L'ideale è trovare ragazze che, avendo ovviamente superato la pubertà e l'adolescenza, non siano stracariche di prole, il che la direbbe anche discretamente lunga sul tipo di famiglia e di persona che state iniziando a conoscere. Meglio se proprio non ne avessero. Ma in una nazione come la Repubblica Dominicana è una sorta di missione difficile, ma non impossibile. Ricordatevi che una storia che nasce con una bugia non merita nemmeno lontanamente di proseguire, neanche un minuto. Ricordatevi di fuggire al primo sentore di bugia. Non pensate nemmeno per mezzo secondo che se la cica che così tanto adorate ed è che è così diversa dalle altre, vi ha chiesto dei soldi e specie se per voi sono pochi, si tratti di un'emergenza improvvisa e che resterà isolata, perché non sarà affatto così. Cedendo una volta, siete costretti a farlo anche per le seguenti. Se trovate una tipa così, mandatela subito a fare e toglietevela dalla testa, meglio subito che dopo altro tempo, sia a livello emotivo e economico. Ricordatevi solo una cosa, fatevi rispettare e rispettate tutti. Quale sarebbe la cica ideale da conoscere e dalla quale attendersi meno fregature e dolori al cuore? Non c'è una formula, non ci sono dati precisi che se individuati possono mettervi tranquilli e permettervi di innamorarvi senza rischio di brutte sorprese. Perché ci sono anche chicas molto intelligenti che studiano il colpo grosso da tutta la vita. Come ad esempio l'anglosassone Kate Middleton,
che sin da bambina voleva sposare un membro della casa reale e diventare principessa o regina. In pratica la sovrana di tutte le chapeadoras a riviste, senza nemmeno essere dominicana, pensate. Io penso che valga comunque la pena di rischiare in quello splendido paese con quelle splendide ragazze. D'altro canto, che tipo di donne possiamo trovare in Italia? Mezzi cessi che si atteggiano a stragnocche, che anche mezzo bacio te lo fanno pagare come più delle dominicane. Cinema, cena, discoteca, bar, e che magari quando si concedono hanno il sex appeal di una puntata di Bruno Vespa. Fisicamente e mentalmente poi bisogna essere preparati e già scesi ed ampi compromessi con i propri ideali. Quindi rischiate, ne vale la pena, ma mi raccomando restando il più possibile attenti, anche per non far apparire gli italiani come un popolo di fessi.